In questo video farò vedere come riparare una macchinetta del caffè Nespresso che perde acqua durante l'erogazione del caffè, con una spesa veramente minima, parlo di pochi centesimi di euro. Il problema generalmente è dovuto alla guarnizione di tenuta del blocco dell'infusore, ovvero in pratica un O-ring che con il tempo si deteriora e si consuma e perde di efficacia e quindi lascia passare l'acqua. Poiché ci sono tantissimi modelli di macchinette Nespresso, tralascio i dettagli sullo smontaggio delle coperture esterne in plastica, in quanto ci vorrebbe un video di 3 ore se analizzassimo tutti i modelli. Comunque, se cercate su YouTube ci sono parecchi tutorial su come fare a smontarle. L'infusore c'è da dire che è quasi sempre lo stesso, il pezzo incriminato, con qualche piccola differenza nella forma, nelle viti di ancoraggio, nelle dimensioni, nella leva esterna, ma comunque il principio di funzionamento è quello. In questo filmato io ho utilizzato il modello EN85B che commercialmente è denominato Nespresso senza mini. Allora, tolte le coperture esterne in plastica, ecco la prima cosa da togliere, ovvero la guarnizione tra il beccuccio erogatore e il blocco infusore. Dato che lo smontiamo, cogliamo l'occasione per pulirla con acqua, oppure meglio ancora lasciandola a bagno per un po' di tempo in aceto di alcol. Svitiamo poi le viti che ancorano il blocco dell'infusore al resto della macchina. Come dicevo precedentemente, ogni modello potrebbe avere le viti posizionate in punto differenti, oppure gli attacchi, comunque, come dicevo prima, la sostanza è quella. C'è da dire che sono viti particolari che sono fatte apposta per evitare che l'hobbista le smonti in modo che da garantirsi diciamo l'aggiustaggio della macchinetta solo dal personale autorizzato. In ogni caso, con un cacciavite piatto, magari con la punta un po' limata o adattata, riuscirete a svitarle senza problemi. Consiglio di sostituirle con normali viti autofilettanti con testa a croce o piatte quando sarete in fase di rimontaggio. A questo punto bisogna togliere la pulsantiera superiore sganciando gli ancoraggi sempre con un cacciavite piatto. Poi bisogna spingere il blocco infusore come viene mostrato in figura e quindi estrarlo. Ecco come si presenta il blocco infusore. Il pezzo che ora dobbiamo smontare è questo evidenziato in figura. Per smontarlo sganciamo le linguette da entrambi i lati. A questo punto estraiamo il pezzo e l'O-ring è visibile. Togliamo l'O-ring dalla sua sede. Si tratta di un O-ring per alte temperature, dato che in quel punto passa l'acqua calda che proviene dalla caldaia. Però diciamo, se lo trovate bene, altrimenti anche un O-ring standard va bene comunque, al limite durerà un po' meno. L'O-ring lo trovate in un negozio normale, comune negozio di idraulica, al brico o in ferramenta. Diciamo che un O-ring come questo si aggira sul costo di 20 centesimi più o meno. Vi consiglio di comprarne magari 2 o 3 in modo che se sbagliate a montarlo, se lo rovinate oppure se ricapiterà il guasto, li avete già a portata di mano. Fate attenzione che su alcuni modelli come questo, sotto l'O-ring è presente un anello metallico che ha lo scopo di tenere in tensione il componente plastico. A questo punto mettete l'O-ring nuovo e rimontate il tutto facendo le operazioni che ho detto precedentemente, naturalmente in senso inverso. Prima di rimontare la copertura esterna però fate una prova con una cialda nuova. Fate attenzione a non utilizzare una cialda già usata perché il meccanismo che le preme nell'infusore le bucherà in punti differenti e quindi sarà normale che uscirà acqua dai fori fatti in precedenza. A questo punto abbiamo finito, rimontate tutto il resto e buon caffè. Se vi è piaciuto il video vi chiedo cortesemente di lasciarmi un like e se volete iscrivetevi al mio canale. Grazie e alla prossima.